amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoter Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 17 febbraio, dove troveremo la luna nuova in Acquario. Vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso passiamo alla lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cosa aspettarci dal punto di vista astrologico, in senso generico ovviamente. Sappiamo che questa luna nuova in Acquario ci donerà maggior fiducia, ottimismo, senso di libertà, indipendenza, maggiore ispirazione di entusiasmo, progetti ambiziosi, quindi riuscire a portarli avanti con forza e determinazione, possibilità di pianificare anche dei nuovi, diciamo, progetti poi da iniziare successivamente, allontanare difficoltà, pregiudizi, negatività, cose insomma che non ci fanno stare bene e opportunità di conoscere persone interessanti, stimolanti e quindi di fare nuovi vecchi incontri in realtà e quindi anche trovare delle indicazioni e verità, dichiarazioni importanti. Di contro dobbiamo fare attenzione a una forte sensibilità, emozioni troppo forti che ci possono portare a sprecare le nostre energie in cose inutili, rischio di esplosione di rabbia, di irritazione e aspettative non pienamente soddisfatte. E adesso partiamo proprio col vostro primo oracolo, ci fa capire il punto di partenza, quindi intorno al 2 febbraio quali sono le vostre energie. Abbiamo Scintillio, sicuramente parla di un'occasione che può arrivare, soprattutto per darci l'opportunità di mostrare il nostro valore, di ottenere dei risultati, anche di condividere, socializzare, di aprirsi. Può essere un momento splendente in che senso? Se vogliamo riconoscenza, gratitudine, se vogliamo attenzione da parte di qualcuno o comunque soprattutto di riuscire a mostrare le nostre capacità e competenze, soprattutto in colloqui, promozioni, qualche richiesta particolare, se avete anche delle audizioni, eccetera. Quindi questo è un ottimo momento. Magari può anche saltar fuori qualche novità del genere, qualsiasi opportunità per splendere, per brillare. Poi troviamo Sognando la luna. Molto interessante anche il fatto che ci siano queste carte, forse ci sono anche dei progetti artistici o delle idee, insomma, particolari che vi illuminano, che vi piacciono molto e allora quindi secondo me questo è il momento giusto sia per farli, ma soprattutto per organizzarsi e pianificare. Parla di l'intuito che deve essere seguito perché in qualche modo l'universo ha un messaggio speciale per noi e quindi magari abbiamo bisogno di prestare attenzione ai sogni oppure osservare dei segni, simboli, dei messaggi intorno a noi e quindi non solo di ascoltare l'istinto ma mettersi nelle condizioni di favorire questi messaggi, sogni, visioni, insomma, qualsiasi cosa. Essendo appunto ancora più generica della lettura, vuol dire che ognuno di noi ha un proprio messaggio in base a quello che sta accadendo, vivendo e allora quindi ecco, essere lì in ascolto, già sapere che c'è quel messaggio che dovete accogliere, secondo me può avere a che fare anche con questa carta e cioè l'inizio di una fase fortunata.
di una fase molto più dinamica, molto più attiva, buono soprattutto per chi insomma si sentiva un po' spento, un po' confuso o c'erano poche cose effettivamente come risultati e invece qui arrivano risultati positivi, eventi gioiosi, realizzazione, soddisfazione, di sicuro porta anche una forte emozione, sensazioni, buone energie, vibrazioni, anche cose che si sbloccano magari, ecco questo potete far caso voi e quindi aspettarvi, cose che si muovono un po' di più rispetto a prima e cose che si sbloccano. E adesso andiamo a vedere le indicazioni dall'oracolo dello sciamano. Le indicazioni di questo oracolo ci possono aiutare a trovare altri suggerimenti. Troviamo il mondo di mezzo, una carta che ci parla di una fase che può essere proprio tutto questo periodo o qualche momento nello specifico dove si possono intrecciare particolarmente delle prove, delle sfide o delle scelte da fare che saranno determinanti per il prossimo futuro. E quindi quando si vive un'esperienza molto dinamica, molto intensa, anche a livello soprattutto emotivo e interiore, dobbiamo cercare di non di ritrovare un po' di serenità e di equilibrio perché, il messaggio importante è che le nostre azioni in questo momento influenzeranno fortemente il futuro. Ecco perché abbiamo bisogno di non lasciarci sovrastare da alcune dinamiche, da alcune emozioni che invece sono negative e ci bloccano. Quindi di fare ordine. C'è forse una situazione, un evento, un qualcosa che può mettere in luce sia le nostre stesse risorse, ma sia purtroppo le nostre vulnerabilità. E allora quindi dobbiamo, appunto ritrovare un po', quell'ordine, quell'equilibrio che ci mette nelle condizioni di utilizzare la nostra migliore energia, le nostre capacità per affrontare questo momento. Ehm, Direi che è molto importante come carta perché, diciamo, siamo, in una via di mezzo, siamo tra una fase, come abbiamo visto, sia, di sblocco di alcune cose, sia anche nuove situazioni che possono iniziare, però ci troviamo qui in questa fase di mezzo che, può essere destabilizzante per alcuni di voi. Un suggerimento, un indizio importante è quello di non forzare le cose. Quando salta fuori proprio la carta che si riferisce alla luna, in questo caso secondo me è perfetta perché stiamo seguendo le varie lunazioni e quindi anche il flusso, delle stesse energie lunari e quindi magari avere un diario delle proprie emozioni, oppure abbiamo visto che altri suggerimenti parlano proprio di, seguire quei messaggi. Più troviamo un blocco davanti a noi, più ci sono cose che si fermano o non ci permettono di andare avanti, vuol dire che lì deve essere attenzionato qualcosa, perché, osservare quello che succede ci fa capire se magari siamo noi che stiamo sbagliando nel procedere, nel fare determinate cose, oppure dobbiamo affrontarle in modo diverso o altrimenti trovare altre soluzioni e altre indicazioni. Poi vediamo l'ultima carta ci parla attraverso il mago della pioggia. Siamo un po' noi che abbiamo bisogno di far piovere, opportunità e occasioni e anche di sfruttare al meglio le nostre capacità per riuscire a manifestare, a realizzare le cose in modo consapevole. Quindi questa ci sta dicendo, e secondo me anche un po' tutta la lettura, che siamo perfettamente in grado di realizzare i nostri sogni, i nostri desideri, i nostri obiettivi e che quindi dobbiamo agire con consapevolezza, consapevolezza del nostro potere, di quello che siamo in grado di fare. Ricordatevi il nostro punto di partenza, voi avete questo potere qui, di illuminare, di ottenere sia soddisfazione, attenzione e anche di accendere magari quel fuoco che vi permetterà appunto di portare avanti i vostri sogni e di realizzarli. Se conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra
trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!